Buongiorno, signora. Mi dica di cosa ha bisogno. Buongiorno, guardi, sono disperata, ho un po' di fretta per andare al lavoro. La macchina fa un rumore bruttissimo, Da dove viene di preciso? Dal motore? Dalle ruote? ma di motori non ci capisco niente, mi sa che viene da davanti, sotto il cofano. Molto strano. Il rumore è simile a un fischio o è altro? Praticamente fa una specie di clac clac continuo, soprattutto quando vado piano. Ho capito. Mi lascia le chiavi così do un'occhiata? Certo, le chiavi ce le ho qui nella borsa, un attimo che le trovo. Faccia con calma. Intanto accendo la lampada per guardare sotto. Eccole, la prego, mi dica che non è niente di grave. Devo assolutamente andare in ufficio. Adesso controllo. Accendo il motore un secondo. Così sento questo rumore dal vivo. Sente? Ecco, è proprio quello. Sembra che stia per esplodere tutto. Calma, signora, non esplode niente. È un rumore metallico, lo sento bene. Spengo subito. Meno male. Allora, secondo lei cos'è? È una cosa lunga da sistemare? Allora, guardando qui sotto la ruota, mi sa che le pastiglie dei freni sono completamente finite. Le pastiglie dei freni? Ma io vado pianissimo di solito. Quanto ci vuole per cambiarle? Non dipende solo dalla velocità. Comunque il metallo tocca direttamente sul disco ed è per quello che fa quel rumore. Ho capito. Quindi cambia le pastiglie e siamo a posto, giusto? Me lo fa subito? Aspetti un attimo. Già che c'ero, ho tirato sulla stina dell'olio e c'è un altro problema. Oh no, ci mancava solo questa. Che succede con l'olio? Praticamente non ce n'è più, è secco. Ma lei ogni quanto lo fa controllare il livello? Sinceramente non ricordo, guardi, una volta ogni tanto. Signora mia, i motori vanno tenuti. Bisogna rabboccare l'olio e cambiare anche il filtro. Va bene, ma per me adesso la cosa importante sono i tempi. Se resto a piedi oggi è un disastro. Capisco la fretta. Per pastiglie e olio ci vuole un paio d'ore di lavoro, minimo. 2 ore? Non c'è modo di saltare la fila? Ho una riunione importantissima a mezzogiorno Guardi, ho l'officina piena. Però posso incastrarla tra un lavoro e l'altro, se mi lascia la macchina qui. e io a lavoro come ci vado nel frattempo? Senta, mi può dare un'auto di cortesia? L'auto di cortesia l'ho data via stamattina, mi dispiace. Però c'è la fermata dell'autobus proprio qui fuori. Ma l'autobus ci mette una vita, vabbè, chiamo un taxi. Mi faccia un preventivo senza impegno, per favore. Certo. Allora due conti a occhio. Tra pastiglie anteriori, olio e manodopera siamo sui 200 euro. 200 euro? Ma è tantissimo per un po' d'olio e 2 pezzi di plastica? Non sono pezzi di plastica, signora. È materiale d'attrito speciale. E l'olio sintetico costa. Non c'è proprio modo di fare uno sconticino. Se mi tratta bene, tornerò da lei la prossima volta. Vediamo al lavoro finito cosa posso fare. Quando l'ha fatto l'ultimo tagliando completo? Il tagliando? Boh, forse 3 anni fa, quando ho comprato la macchina usata. 3 anni? Ah, ma allora qui c'è un rischio serio. I chilometri quanti sono adesso? Direi sui 90.000. Perché mi guarda con quella faccia preoccupata? A 90.000 chilometri di solito bisogna assolutamente cambiare la cinghia di distribuzione. La cinghia? Senta, non cominciamo a tirare fuori altri guasti strani. Mi serve solo che freni bene. Guardi che glielo dico per lei. Se si rompe la cinghia, butta via tutto il motore.
Oddio, un incubo, ma questa cinghia almeno si può guardare per capire come sta. Bisogna smontare mezzo motore per controllarla a fondo e ci vuole mezza giornata di manodopera. No, no, si fermi. Oggi non se ne parla. Sistemiamo i freni e l'olio e basta così. Come vuole lei, la macchina è sua. Sul foglio di lavoro mi segno solo l'intervento d'urgenza. Perfetto, allora le lascio le chiavi. Quando posso passare a ritirarla? Per le 2? Facciamo per le 3, così faccio un lavoro pulito e provo anche i freni su strada. Va bene, alle 3. Però senta, mi sta venendo un dubbio enorme su quella cinghia che diceva. Mi dica, ha paura di restare a piedi? Praticamente sì. Se non la cambio oggi, c'è il rischio che si rompa proprio domani mentre vado al lavoro. Guardi, i motori non hanno un timer preciso. A 90.000 si entra nella zona a rischio. Tutto qui. Ho capito, ma se dovesse rompersi, cosa succede di preciso? Succede che le valvole piegano i pistoni e il motore si distrugge. Parliamo di migliaia di euro di danni, signora. Oddio, non mi dica così, mi sta venendo l'ansia. Forse è meglio se le lascio la macchina e non ci penso più. Se vuole la teniamo qui, ma come le dicevo serve mezza giornata abbondante. Prima di domani sera non se ne parla. Ok, mi è chiaro. Facciamo una cosa intelligente. Oggi le sistemo freni e olio, così viaggia sicura e il motore non resta a secco. E per la cinghia programmiamo una prossima volta? Sì, fissiamo un appuntamento per la prossima settimana. Le blocco io un'auto sostitutiva, così sta tranquilla. Ah, fantastico! Quindi se prenoto in anticipo mi tiene da parte la macchina di cortesia? Certo, gliela tengo parcheggiata qua. Lei viene la mattina, mi lascia la sua, prende la mia e va a lavorare senza pensieri. Mi sembra un'ottima soluzione. Facciamo per martedì prossimo? Controllo l'agenda al computer. Allora, martedì ho già 2 lavori grossi. Mercoledì mattina le va bene lo stesso? Mercoledì è perfetto, ma mi dica tanto per prepararmi psicologicamente a quanto ammonta tutto. Per il kit completo della distribuzione, compresa la pompa dell'acqua e la manodopera, siamo sui 500 euro. 500? Mamma mia, quest'auto mi sta costando un occhio della testa. Purtroppo la manutenzione straordinaria costa. Però è sempre meglio che buttare via tutto l'albero motore, no? Su questo non ci piove. Va bene, vada per mercoledì, me lo segni sul calendario. Fatto, ho registrato l'appuntamento. Adesso torniamo a noi. Pastiglie e olio li metto subito in lavorazione. La ringrazio. A proposito di oggi, i 200 euro glieli posso pagare col bancomat. Assolutamente sì, abbiamo il POS senza problemi. Le serve anche la fattura, per caso? Sì, me la faccia per favore, così la scarico con la ditta. L'auto la uso tantissimo per lavoro. Nessun problema. Mi serve solo che mi compili questo modulo coi suoi dati. Nome, cognome, data di nascita e soliti dati. Glielo compilo subito. Ha una penna. Cercarla nella borsa è sempre un'impresa impossibile. Certo, tenga la mia. Faccia con calma, tanto il taxi non credo arrivi subito. Grazie. Ecco fatto, le ho scritto anche l'indirizzo per la fatturazione elettronica e il codice univoco. Perfetto, così la segretaria le prepara le carte per quando passa a ritirarla. E mi raccomando, conservi la ricevuta. Assolutamente. Certo che stamattina è proprio iniziata storta. Spero solo di arrivare in orario alla riunione.
A che ora l'aspettano i colleghi in ufficio? Alle 10 in punto ho la presentazione di un progetto a cui lavoro da mesi. Sono tesissima, se faccio tardi è la fine. Allora non le faccio perdere altro tempo. È riuscita a chiamare il taxi? Sto guardando proprio adesso l'applicazione sul telefono. Mi chiede l'indirizzo esatto dell'officina. Qual è la via? Siamo in Via delle Industrie, numero 115. Via delle Industrie 115. Perfetto, l'ho inserito. Vediamo chi mi accetta la corsa. Di solito qui in zona industriale i tassisti ci mettono un quarto d'ora ad arrivare dalla stazione. Mi dice che c'è una vettura libera a soli 5 minuti da qui. Che fortuna, almeno questa è andata bene. Vede che piano piano le cose si sistemano. Intanto io porto la sua auto sul ponte e comincio a smontare. Mi raccomando, faccia un bel lavoro. Anche perché tra la spesa di oggi e quella di mercoledì divento ufficialmente la sua cliente preferita. Ci mancherebbe, le auto dei clienti le tratto coi guanti bianchi. Già che ci sono, le do anche una bella controllata alla pressione delle gomme. Molto gentile, lo apprezzo davvero. Senta, per il ritiro delle 3, basta che mi presento qua e la trovo pronta? Esatto, se ci sono imprevisti o ritardi strani, ho il suo numero sul modulo e la avviso io. Speriamo proprio di no, di imprevisti per oggi ne ho avuti anche troppi. Stia serena, il cambio pastiglie è un'operazione di routine. Ci metto di più a svuotare l'olio vecchio che a sistemare i freni. Meno male. Ma mi tolga una curiosità, quel rumore metallico tremendo sparirà del tutto, vero? Le garantisco che non sentirà volare una mosca. All'inizio le sembrerà perfino strano guidare nel silenzio. Non vedo l'ora. Ormai alzavo lo stereo al massimo pur di coprire quel frastuono imbarazzante. È una pessima abitudine, signora. I rumori della meccanica vanno sempre ascoltati. Sono il primo campanello d'allarme. Ha perfettamente ragione, non posso darle torto. Prometto che d'ora in poi starò molto più attenta. Brava! Anche perché se ignora qualche rumore strano la prossima settimana, rischiamo di fare la frittata con quella cinghia. Non me ne parli più, la prego. Comunque l'applicazione mi segna che il taxi sta girando l'angolo proprio adesso. Allora non la trattengo oltre. Le chiavi le ho già io. Ci vediamo tranquillamente oggi pomeriggio. D'accordo, a più tardi. Buona giornata e buon lavoro.